Per la rubrica microfoni economici che suonano bene, oggi abbiamo questo coso qui. Ma davvero abbiamo una rubrica che si chiama così? Oggi siamo qui in compagnia di questo microfono, la cui marca io non so assolutamente come si legga. Prodip, Prodipe, Prodip, Prodipe, Prodipe, qualcosa? Non lo so, scrivimelo nei commenti, se sai come si legge, scrivimelo nei commenti perché io non so assolutamente come si legge. So che è francese, per cui potrebbe essere Prodipe, Prodip, je ne sais. Vabbè, comunque, chiedo scusa ai milioni di francesi che seguono ogni giorno il mio canale. Allora, basta, troppe sciocchezze, torniamo seri. Stai ascoltando questo microfono che entra direttamente nel Rodecaster con un gain di 35 e non è stato applicato nessun effetto, quindi il suono è pulito così come lo senti, ok? Quindi non c'è problema. L'ambiente è un ambiente poco trattato, nonostante tu vedi i pannelli fonoassorbenti alle mie spalle, ci sono anche davanti su un lato, però il soffitto è molto alto e lì c'è un finestrone gigantesco, quindi non è il miglior ambiente possibile nel quale registrare, ma questo può essere un vantaggio per te che stai guardando questo video perché potrebbe essere simile alla stanza nella quale tu stai registrando. Ok, chiarito questo, veniamo al microfono. Perché ho comprato questo microfono? Qui inizia la storia. Allora, ti racconto questa storia così tu puoi anche ascoltare questo microfono come suona. Stavo comprando un altro microfono usato e un po' come, sai quando viene, hai presente quando vai al supermercato oppure in tabaccheria, non hanno il resto di 10-20 centesimi e dicono vuoi una caramella, una gomma, quello che sia. Ecco, allo stesso modo, ho comprato un microfono usato e il ragazzo, insomma, più o meno è andata così, non aveva resto da darmi e mi ha dato sto microfono. Questo microfono che è il TT1 Pro Lanen. TT1 Pro Lanen. Allora, io non lo conoscevo, questo microfono, questa marca Prodipe, non lo conoscevo. E ok, prendiamolo, tanto avendo il canale, più microfoni ho per poter sperimentare meglio è. Quindi l'ho preso, per fortuna funziona perfettamente come puoi vedere, praticamente è nuovo. E la cosa bella è che questo microfono, diversamente magari dagli altri microfoni della stessa forma che sono metallici, questo qui è un po' più gommoso, quindi anche al tatto fa un effetto diverso rispetto a quei microfoni lì. È un microfono cardioide. Che cosa significa? Che prende soprattutto ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e zero di ciò che arriva dalla parte posteriore. È un microfono dinamico. Dinamico che cosa significa? Che non ha bisogno della 48 volt per funzionare. Chiarito questo, oggi voglio paragonare questo microfono con altri due microfoni economici. Siccome questo microfono costa intorno ai 35 euro più o meno, ti metto il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere il prezzo nel momento in cui stai vedendo il video, lo voglio paragonare ai soliti Behringer XM8005 e Behringer SL75C, ok? Che spesso vengono presi come esempio quando si vuole prendere un microfono economico che suona tipo l'SM58 e l'SM57 della Shure, ok? Sono microfoni abbastanza diversi, ma tu, se hai visto i miei video, lo sai già perché ne ho parlato ampiamente in questo canale. Ok, che dirti, il microfono è robusto, ha una bella costruzione e, come puoi vedere dal grafico che ti sto mostrando in questo momento, è estremamente flat fino ai 1000 più o meno. Dai 1000 in poi inizia un leggero boost tra i 1000 e i 2000, dopodiché sale parecchio, quindi è un microfono abbastanza, diciamo, spinto sulle frequenze alte, quelle che danno appunto l'intelligibilità alla voce, ma come puoi ascoltare è un microfono molto scuro, dal timbro molto scuro, e se mi segui da un po' sai che a me i microfoni scuri mi piacciono tanto, mi piacciono molto di più rispetto a quelli squillanti. Ecco perché il PodMic non mi piace, ecco perché il Rode NT1A non mi piace, eccetera eccetera. Cioè microfoni bellissimi che funzionano benissimo, ma dal mio punto di vista soggettivo preferisco microfoni un po' più scuri. Ok, quindi questo è il Prodipe TT1 Pro Lanen. Ok, tra l'altro un microfono disegnato in Francia e costruito in Cina. Adesso proviamo a
paragonare questo microfono con prima l'SL75C, che è un microfono molto più chiaro, dopo con l'XM8005, che è un microfono scuro, quindi lì c'è un paragone un po' più, come dire, realistico, ok? Sono qui con i due microfoni. Questo è il Behringer SL75C che costa una ventina d'euro, questo qui è il ProDip, chiamiamolo così, ProDip, come ti pare, questo qui il francese, il TT1 Pro Lanen. In questo momento io adesso intervallo i due microfoni e lo legge nelle descrizioni e puoi sentire quanto questi due microfoni suonano molto diversi. Entrambi per la cifra che costano, cioè veramente pochi euro, suonano assolutamente bene, quindi sono microfoni che in assoluto ti consiglio, sono quei microfoni che devi per forza avere, sia perché magari li utilizzi quotidianamente perché suonano bene, sia magari perché ce li hai lì e per ogni occasione lo tiri fuori e c'hai un microfono che suona bene, indistruttibile e che ti salva da determinate situazioni. Ok, allora che dirti, è un paragone un po' strano perché questo qui, come puoi sentire, è molto più scuro, questo qui è molto più chiaro, ok? Questo qui è simile, non uguale allo Shure SM57. Questo qui ti farò ascoltare dopo il paragone con il Behringer XM8005, quindi è molto più simile allo Shure SM58, però sono entrambi microfoni, ripeto, molto validi. Entrambi i microfoni entrano dentro il Rodecaster Pro e da quello che sto vedendo dal display appunto del Rodecaster, questo qui ha un volume molto più alto nonostante il gain sia 35 per entrambi. L'SL75C ha un gain un po' più basso. Ok? Credo 4-5 decibel di differenza, dovrebbe essere questa la differenza. Questo non vuol dire che l'SL75C è un microfono difficile da gestire, assolutamente, semplicemente c'è una differenza di 4-5 decibel, che non è tantissimo, però con schede molto vecchie potrebbe fare la differenza, ok? Quindi questo qui spinge più forte rispetto a questo, ma che questo spingesse un po' meno forte l'avevo già visto in altri paragoni fatti con altri microfoni, quindi lo sapevo già, ok? Adesso proviamo a sostituire il Behringer SL75C con il Behringer XM8005. Arrivo subito. Ok, in questo momento io sto parlando in due microfoni entrambi abbastanza scuri, quindi senti la differenza rispetto al Behringer SL75C con l'XM8005. Non che uno sia meglio dell'altro, ma semplicemente sono diversi. Uno è più chiaro, uno è più scuro. Ok, in questo momento quindi questo paragone tra questi due microfoni è sicuramente più utile rispetto a quello precedente, ma volevo farti sentire comunque tra i microfoni economici un po' più diffusi che figura potesse fare appunto il francesino qui. Allora, che dirti? Anche in questo caso i microfoni stanno entrando puliti dentro il Rodecaster e noto ancora una volta che questo microfono qui, il ProDip, questo qui suona più forte, ha più gain rispetto a questo. Di poco, rispetto a prima l'SL75 era molto meno, questo qui di più, quindi la differenza c'è ma è molto minima, saranno un paio di decibel probabilmente. Ok, niente che dirti, sono due microfoni robusti, due microfoni interessanti, due microfoni che puoi utilizzare tranquillamente per far podcast, anche l'SL75C in realtà. Sono tutti e tre microfoni economici, questo qui addirittura qualcuno l'ha comprato in sconto tipo a 8 euro, 9 euro, cioè pazzesco. Il prezzo normale dovrebbe essere intorno ai 15-16, questo qui 35, quindi c'è un po' di differenza, però sicuramente non stiamo parlando di microfoni super dettagliati, ok? Quindi se cerchi un microfono che rappresenta fedelmente la tua voce, nessuno dei due, ma in realtà, in generale, se vuoi un microfono del genere devi orientarti su budget molto più elevati, perché in queste fasce qui, diciamo, una rappresentazione perfetta della voce non c'è, è inevitabile che si perdano dei dettagli strada facendo, ok? Quindi adesso stai sentendo entrambi i microfoni intervallati e niente, fammi sapere che cosa ne pensi, quale tra questi tre o meglio ancora tra questi due ti piace di più. Sicuramente sono microfoni, come ti dicevo prima, indistruttibili, microfoni che conviene sempre avere. Adesso tolgo il Behringer XM8005 e voglio farti sentire un po' più nello specifico il ProDip, ok? Arrivo subito. Ok, ora voglio farti vedere, visto che siamo rimasti soli io e il francese, posso farti vedere come suona di lato, quindi provo a spostarmi di lato in modo tale che tu possa sentire il colore che ha il suono che proviene non direttamente nella capsula ma lateralmente. Come al solito mi sposto e mi metto qui orientato sul corpo del microfono a una mano di distanza e ti parlo.
In realtà, come tu sai perché hai già visto altri video, molto probabilmente quello che arriva qui non è la voce diretta ovviamente, ma quella che rimbalzando in giro per la stanza poi rientra dentro il microfono, quindi il volume sicuramente sarà più basso ovviamente, ma quello che senti sono le riflessioni. Se tu usassi questo microfono in un ambiente molto trattato acusticamente, sicuramente non avresti queste riflessioni, quindi avresti un suono ancora più pulito. Ok? Adesso provo a stare un attimo in silenzio e provo ad alzare un po' il gain per farti sentire quanto rumore questo microfono riesce a portar su. Ok, bene. Direi che ti ho raccontato veramente un sacco di cose su questo microfono, ma soprattutto te l'ho fatto sentire, che per me è la cosa principale, perché tanto le caratteristiche te le puoi andare a vedere in rete, le trovi dappertutto, soprattutto sul sito originale. Quello che magari non puoi trovare in rete è appunto il test del microfono, quindi io sono più focalizzato sul farti ascoltare il microfono, facendoti anche dei test su microfoni abbastanza simili per fascia di prezzo e per caratteristiche, entrambi quelli che abbiamo visto, entrambi i Behringer dinamici, entrambi cardioidi. Quindi, in sintesi, ti consiglio questo microfono? Assolutamente sì, a patto che impariamo a pronunciare il marchio di questo microfono, perché sennò diventa un casino ogni volta che dobbiamo ricordarcelo. Se questo video è stato interessante per te, molto probabilmente ti conviene guardare anche questo.